In un recente video, Fedez ha spiegato le ragioni dell'allontanamento di Luis Sal dal podcast del Muschio Selvaggio. Tuttavia, Luis ha ora pubblicato un proprio video, offrendo la sua versione della storia. Per contestualizzare, è importante capire come è nato Muschio Selvaggio. Il podcast era incentrato principalmente sugli argomenti presentati da Muschio Selvaggio, mentre le discussioni su Fedez erano considerate secondarie. Con il tempo, però, queste intenzioni iniziali si sono modificate, dando maggiore attenzione a Fedez. Come amico, Luis ha espresso più volte le sue preoccupazioni a Fedez, sia direttamente sia attraverso commenti che suggerivano che Fedez interrompeva spesso gli ospiti e parlava eccessivamente di sé. Nonostante le scuse di Fedez, il comportamento è continuato, facendo sentire Luis emarginato all'interno del suo progetto. Ha ritenuto che Fedez non tenesse conto del suo contributo e prendesse decisioni senza coinvolgerlo. Dopo il Festival di Sanremo, Luis esprime il suo disappunto per la direzione che ha preso il podcast, ritenendo che sia diventato più incentrato su Fedez piuttosto che mantenere un equilibrio. Luis suggerisce di chiudere il podcast se continua così, ma Fedez risponde in modo assertivo, rifiutandosi di abbandonare il suo podcast. Luis cerca una soluzione comoda per entrambe le parti, ma Fedez risponde con parole dure, definendo Luis un ingrato e dicendogli di non farsi più vedere. Fedez lascia la chat di gruppo e sua madre si occupa della comunicazione. Dopo qualche giorno, un collaboratore di Muschio Selvaggio chiede a Luis se vuole partecipare a un nuovo episodio, ma Luis gli ricorda che avevano deciso di aspettare una soluzione. Vengono quindi registrati diversi episodi senza Luis. In seguito, Fedez tenta di acquistare le quote di Luis nel podcast. Si parla di una proposta di Fedez per far tornare Luis per una puntata, scusarsi per la sua assenza con un testo concordato e, in cambio, ricevere un pagamento e firmare un accordo di riservatezza. La proposta include anche l'opzione per Fedez di acquistare il 50% delle quote di Luis. Luis afferma di preferire la verità al denaro e rivela di dover difendersi dall'avvocato di Fedez e dalle cose non vere che avrebbe detto nell'ultimo video di Muschio Selvaggio. Si rifiuta di partecipare a un giochino orchestrato da Federico e chiede a Fedez un contatto comune, di comunicare il suo messaggio a Fedez e all'avvocato anche alla mamma. Luis svela che Federico non è a conoscenza della sua presenza sul canale su cui sta pubblicando il video e spera che Fedez non lo rimuova, poiché il canale appartiene a entrambi, almeno per ora. Esprime il suo dispiacere perché il progetto era tanto suo quanto di Fedez e sarebbe stato felice di continuare, se non gli fosse stato reso così difficile. Luis menziona di aver condiviso molte delle idee di Fedez, come la partecipazione a Sanremo, ma quando si trattava di ascoltare le sue idee, veniva ignorato.